Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di lavature. Questo è un video in cui parleremo di uno di quei rudimenti della pittura che effettivamente avevo accennato settimana scorsa. Le lavature o shade vengono utilizzate in linea di massima per due specifiche funzioni. La prima funzione è creare delle ombre in poco tempo e velocemente in modo da poter dare profondità ai vostri modelli. La seconda è utilizzarle come filtro per omogenizzare il tutto e rendere il vostro primo modello, possiamo dire, più completo e rimuovendo gli stacchi tra le sfumature di un insieme unico. Credo però sia più facile spiegare con dei riferimenti visivi. Quindi per fare questo ci affideremo al nostro caro Google Immagini. Allora io qui genericamente ho messo quadri del 1800 per farvi capire un po' di cosa si sta parlando. Allora, ovviamente quadri del 1800 perché sono più o meno il periodo in cui, no, in realtà è il periodo andante in cui le persone hanno capito come funziona una pittura e quindi ci lasciamo alle spalle tutto il periodo medievale in cui le persone non sapevano bene come funzionassero i colori e le prospettive, non è il nostro caso, dobbiamo andare ora dove le persone sapevano cosa fare. Partiamo per esempio qui, ecco qua, il bacio, quadro famosissimo, come potete vedere qui, è un ottimo esempio del creare ombre, ok? Prima di tutto, quando utilizzate una lavatura, questa dovrebbe essere del colore del fondo del modello, il più vicino possibile almeno, ok? Abbiamo, come potete vedere qui, la casacca dell'uomo, ok? Che ha parti di luce marroni e poi delle ombreggiature. Le ombre non sono nere, sono marroni. Questo perché le ombre sono sempre del colore di fondo più scuro. Le ombre non sono mai nere, sono di una tonalità più scura del colore di fondo del modello, come in questo quadro. Di conseguenza, una lavatura deve essere sempre utilizzata per scurire il modello e deve essere del colore più simile possibile a quello di fondo. Questo ovviamente se non andiamo su teorie più complesse del colore che potremo vedere più avanti se siete interessati. Allo stesso modo qui, sulla parte rossa della calzamaglia e sul verde potete vedere che le ombre sono rosso scuro, non sono nere, non sono grigie. Su un quadro, ecco, di questo tipo, dove se andate a vedere le ombre delle persone ivi presenti, che termine aulico, potete vedere che, vedete sul loro incarnato, le ombre non sono mai nere, per quanto siano scure, per quanto siano profonde, queste ombre sono semplicemente del colore base, però scurito. Di conseguenza una lavatura, come detto, crea delle ombre, ma per renderla il più realistico possibile deve essere fatta con il colore di base scuro, ok? Per questo io consiglio, quando si utilizza una lavatura, di utilizzare sempre la lavatura con del colore specifico. Avete un fondo rosso, andate a usare una lavatura rossa, avete un verde, andate a usare una lavatura verde. Se non avete la lavatura del colore specifico, cosa che è possibile effettivamente perché non tutti hanno la stessa lavatura, dovete fare un bel controllo tra colori caldi e colori freddi. Nel senso, non c'è nessun tipo di problema a utilizzare una lavatura nera su un modello che effettivamente ha un colore, non so, di base blu. Perché? Perché è un colore freddo, la lavatura comunque nera non lascia il nero, lascia un'ombra e quindi si adatta bene. Non potete usare una lavatura nera su un modello con lo sfondo rosso. Questo perché? Perché creereste un contrasto non bello da vedersi, in quanto determinati colori sono chiamati colori caldi, altri sono chiamati colori freddi. Quando andate a utilizzare dei colori caldi, avete anche lì bisogno di utilizzare una lavatura calda, quindi una lavatura tendente al marrone e tendente al rosso. Mentre quando andate a fare una lavatura su un modello con superfici e colori freddi, mentre quando andate a fare una lavatura su colori freddi dovete usare il nero. Qui potete vedere, ancora una volta il nostro amico Google ci aiuta, la differenza tra colori freddi e colori caldi. Questo vi fa capire quale lavatura dovreste utilizzare a seconda dello sfondo del colore che andate a fare. Ovviamente
Questo non è detto che voi abbiate il materiale a casa, di conseguenza vi dovrete adattare in determinate situazioni, nessuno vi dirà niente, ma è semplicemente per darvi una piccola dritta su colori caldi, colori freddi e quale lavatura utilizzare. Ora invece vado a spiegarvi il secondo metodo per cui vengono utilizzate le lavature e perché, cioè omogenizzare il modello. Utilizzerò il nostro amico Photoshop per farvi degli esempi. In linea di massima una lavatura è un filtro, cioè quando voi andate ad applicare la lavatura, che nient'altro è che un inchiostro, oltre a creare le ombre, essa crea anche un filtro per i modelli stessi e quindi riesce a omogenizzare tutte le sfumature che avete creato. In che senso però un filtro? Che cos'è un filtro? Un filtro non è altro che uno strato di colore che va a mettersi su tutto il modello e che lo porta tutto alla stessa tonalità. Questo qui è il nostro colore base, questo blu generico. Ok, ora questo blu, come potete vedere, non ha profondità né niente e possiamo dire che è il colore base del nostro modello. Se noi andiamo, in questo caso, su questo blu, a mettere un altro rettangolo che altri non è essere la nostra sfumatura, la nostra lumeggiatura contrastata col modello base, facciamolo un po' più forte, potete vedere che effettivamente il contrasto è molto forte, potete vedere che c'è una grossa differenza tra i due modelli, tra i due colori e di conseguenza la nostra, tra virgolette, lumeggiatura sembra discostarsi molto dal colore di base del modello. Ok, questo potrebbe essere un drappeggio, un mantello, potrebbe essere qualsiasi cosa. Nel momento in cui noi andiamo a prendere però un rettangolo della nostra lavatura blu e andiamo a dare, come dicevo, una trasparenza, come se fosse effettivamente una lavatura, quindi un filtro, una trasparenza che possa essere il 50%, ecco che se io vado a posizionarlo sopra gli altri due colori, vedete come i due colori sembrano molto più omogenei rispetto a prima. Non solo, se vogliamo vederla alla lontana, il bianco stesso di sfondo è diventato blu, o comunque una tonalità d'azzurro, e crea a sua volta una sfumatura omogenea con l'azzurro di base e l'azzurro lumeggiatura, creando quasi una scala cromatica neutro. Questo è un procedimento, ovviamente qui non si può fare molto con Photoshop perché Photoshop lavora con, tra virgolette, la luce dello schermo e noi dovremmo fare degli esempi fisici. Ma questa è la teoria del colore, questa è la teoria della lavatura. Un esempio che viene utilizzato molto spesso in arte è: prendete un quadrato grigio su sfondo bianco. Questi qui non vedete altro che un quadrato grigio su sfondo bianco. Quando voi andate a posizionare il filtro di prima, non avrete più un quadrato grigio, ma avrete un quadrato blu su sfondo azzurro. Così vengono usate le lavature. Ovviamente questa non era un'infarinatura semplicemente sulle lavature, ma questa era un'infarinatura generale sul colore di base, come se fosse appunto una lezione sul colore stesso. Possiamo chiamarla una piccola lezione d'arte, per farvi capire come vanno usati determinati materiali e come applicarli al meglio nella fase di pittura. Spero che il video vi possa essere piaciuto. Per le lavature è tutto, se volete degli approfondimenti sono qui, basta chiedere, e ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao ragazzi!